Vincenzo Gagliani, dottore di ricerca presso il nostro conservatorio, dalla CLAC, perché tradizione, tecnologia e didattica, già oggi ne abbiamo avuto un assaggio, Sì. il caso della World Music Academy. Bene, allora io innanzitutto volevo ringraziarti per questa possibilità preziosissima. Sono molto felice, sono molto emozionato perché un momento del genere era necessario. Tu sai bene quello che faccio e quando parlo non parlo soltanto per me. Per organizzazione e una serie di persone. Quindi grazie mille per questa opportunità. Io mi presento velocemente, sono Vincenzo Gagliani, sono musicista, sono insegnante, sono allievo al secondo anno di biennio di tamburo e cornice, sono il primo di dottorando e sono, diciamo, uno dei fondatori di questa esperienza della World Music Academy. Quindi, diciamo, mi sono creato le condizioni per poter provare a vedere da diverse angolazioni la questione. È impegnativo, però è molto gratificante. Quindi passo velocemente a presentare l'esperienza della World Music Academy. World Music Academy nasce 13 anni fa a San Vito dei Normanni, che è in provincia di Brindisi, in Puglia. Vado piano per i traduttori, Okay. lentamente. Ho paura di essere di troppo non- lento e non farcela a tenere i tempi, come però va diceva un bene. amico mio di Ed Emery, meglio meno, ma meglio. Vedi, speriamo. Quindi è nata, è stata sviluppata insieme ad altri come me. Io qui ho messo un appunto, fondata dagli esclusi. La mia generazione, io ho 41 anni, sono pugliese, e il legame tra il patrimonio tradizionale e la sua divulgazione, so bene che, come dire, è fonte anche di critica, no? Di posizionamenti anche distanti, opposti. Immaginate 13 anni fa, io ero appena tornato da Roma eh, dopo la laurea per questioni classiche. Ero ritornato e ho avuto la possibilità, mi è stata data la possibilità di avviare un progetto in uno spazio che si chiama XFAD, un laboratorio urbano, che era vuoto, non c'era nulla, e mi è stata data la possibilità di raccordare un po' di esperienze e costruire il mio spazio a partire da un'idea. Quindi qui seduti ci sono alcuni di quelli che insieme a me hanno fondato la World Music Academy, che poi ho ritrovato nei conservatori come insegnanti. Il tema della trasmissione è stato un tema fondamentale. Siamo partiti, io sono di San Vito dei Normanni e lì c'è una forte tradizione, quindi abbiamo sempre conservato un legame forte con il locale, ma per la nostra educazione siamo stati sempre aperti, quindi una formazione ampia, una curiosità rispetto alle altre culture, quindi il tema è stato sempre quello di conservare i due aspetti e farli interagire. Per fare quello che vogliamo fare, abbiamo dovuto creare le condizioni per farlo. Quindi si parlava di spazi. Io sono uno tra quelli che ha deciso di creare uno spazio che non c'era. Parlare di formazione appunto 13 anni fa, di formazione, di danza, e indagare negli aspetti che vedete, questo signore si chiama Renato Fadda, non c'entra nulla con la musica, però lui ha dato il nome a questo spazio. Lui è scomparso poco tempo fa, il marito della principessa di San Vito, e questo spazio era di loro proprietà, poi è stato acquistato dal comune, quindi era noto come il Fadda, aveva preso il suo nome. Ecco, lui è stato partecipe con noi, l'abbiamo
reinserito per raccontare una storia nuova legata a quello spazio, e quindi per noi è un simbolo di connessione tra sicuramente il passato e il futuro, ma è anche il simbolo di come uno spazio può avere un altro significato se vissuto e riempito di idee e di nuove forze. Per avere autonomia bisogna prendersi cura sicuramente degli spazi e bisogna lavorare sull'autosufficienza e sulla sostenibilità. Questi due spazi sono due degli spazi del laboratorio Exfadda. Come vedete, quello già stava messo meglio, quell'altro era completamente vuoto. Quindi è molto importante prendersi cura, cioè apparecchiare la situazione. Bisogna prendersi cura anche degli spazi fisici e trasformarli in luoghi, quindi in luoghi pieni di persone che possano avere un motivo per stare insieme e nel nostro caso appunto occuparsi di formazione e di produzione artistica. Questo è diventato quello spazio, uno spazio in cui si produce cultura, in cui si lavora sulla formazione e ora vedremo. Per occuparsi di spazi del genere così impegnativi e voler conservare un'autonomia, la prima risorsa sono le persone e la prima risorsa a disposizione è la comunità locale. Riuscire a coinvolgere la propria comunità in atti molto più grandi è un impegno e ci siamo riusciti e dobbiamo preoccuparci anche di curare le necessità di quella comunità e inserirla in processi più grandi e quindi la nostra comunità fa parte sostanziale anche delle reti internazionali, ad esempio nell'accoglienza, ad esempio nel racconto, nell'ospitalità. Quindi il tema è avere cura. Bisogna imparare ad avere cura. Noi fortunatamente siamo riusciti a sviluppare un team che investe il proprio tempo e le competenze nelle strutture e nella cura delle persone. Perché alla fine il tema è fondato, questo tema riguarda le persone, il benessere delle persone. Quindi questo garantisce, per quello che abbiamo sperimentato, una sostenibilità economica e permette appunto lo sviluppo di processi di creazione e distribuzione di valore a lungo termine. Io parlo sempre di processi, mai di eventi, perché i processi sono quella dimensione in cui un cambiamento culturale è possibile. Ora vado al dunque. Allora, a un certo punto, dopo aver maturato un bel gruppo di lavoro, abbiamo riflettuto sullo stato dell'arte. Faccio una piccola parentesi, per me tutti gli interventi che ci sono stati da ieri mattina sono preziosissimi naturalmente e ho ritrovato parole e concetti che noi abbiamo applicato. Quindi l'esperienza della World Music Academy, se volete, è un modello che potete avere a riferimento sia per gli insuccessi che per i successi. Quindi abbiamo trattato delle questioni e in questo caso abbiamo lavorato siamo partiti da quello che avevamo maturato e l'abbiamo usato come strumento per affrontare una questione, cioè quella della filiera della musica e della danza di tradizione orale. E nello specifico ci siamo resi conto che era molto importante lavorare sul patrimonio italiano. Quello che naturalmente ne è risultato, senza una lunghissima analisi, è stata appunto una dimensione in cui ogni pezzo della filiera è separato. C'è una frammentazione in piccoli microcosmi che sono più intenti a valorizzare quasi se stessi per le difficoltà che ci sono, che pensare di fare squadra e rete e diventare una voce più forte. Ci sono poche produzioni, anche a livello internazionale di livello, che vedano i giovani protagonisti. I giovani intesi come i ventenni non toccano palla. Quindi quello che ne risulta è una scarsa conoscenza delle proprie origini, della propria cultura e a livello internazionale rispetto alla produzione un posizionamento molto debole. Quindi la scelta, come avevo già detto, era provare a nostro modo a dare un contributo al risanamento della filiera italiana, partendo appunto dal protagonismo dei giovani, i giovani al centro.
La formazione quindi è diventato strumento, non è stato l'oggetto di analisi, è stato lo strumento, appunto, come dicevo, della trasmissione del patrimonio italiano, anche perché la mia generazione per tanto tempo si è occupata più di quello che accadeva fuori, perché è più interessante. Io sono figlio di musicisti, mia madre è una rappresentante importante della cultura sanvitese, la mia famiglia si occupa di danze. Bene, io l'ho dato sempre per scontato, l'ho riacquisita, no? Ho scelto di nuovo di riprenderla e di entrarci. Quindi le domande che ci siamo posti sono state: quanto ancora ha da raccontare e raccontarci il patrimonio culturale, il nostro patrimonio? Chi può trovarlo interessante oggi? In che modo può essere affidato alle nuove generazioni? Quindi abbiamo scelto di lavorare partendo dagli elementi essenziali: la voce, il suono, il ritmo e il movimento, e dalla loro funzione circolare. Nel 2022 ho avuto l'occasione di mettere a posto le cose. Dopo 10 anni di attività, di tante sperimentazioni che hanno riguardato ad esempio anche la danza, che era assolutamente trattata male, non era considerata per nulla, abbiamo raccordato i vari processi sviluppati e li abbiamo messi insieme grazie, diciamo, all'occasione di un bando ministeriale che fortunatamente abbiamo vinto, e questo progetto si chiama Nuova Generazione Trad. Quello che abbiamo provato a fare è mettere in connessione i vari processi, assecondando un approccio trasversale e dandoci l'opportunità di creare nuove alleanze. È lì che la World Music Academy, dopo un'indagine approfondita, ha scelto di creare una collaborazione forte con il Conservatorio Tchaikovsky, perché ci sono state o io ho avuto anche altri approcci con altri conservatori, lo devo dire, c'è stata una risposta pronta. È come se condividessimo le stesse necessità, le stesse esigenze, e questo ci ha dato forza. Queste sono cose che già sono state dette in questi giorni, però in sintesi, gli elementi che caratterizzano la nostra didattica sono naturalmente l'oralità e la scrittura, con, diciamo, noi diamo più importanza ai processi di apprendimento orale, e per quanto riguarda la scrittura lavoriamo su una consapevolezza dell'uso di questo strumento, dei vantaggi e dei limiti. Poi c'è un qualcosa che per noi è fondamentale, è quasi una materia trasversale, l'educazione all'approccio, cioè educare all'ascolto e fornire gli strumenti che permettano a chi frequenta i nostri percorsi di essere poi autonomo nei vari contesti, e procedere da solo. Noi possiamo essere tutor. E lo studio contestuale trasversale. Poi c'è il corpo, ho sentito parlare di danza. Per noi la danza, il corpo, è fondamentale ed è necessario anche per l'apprendimento musicale, sia come strumento per i musicisti, quindi uno strumento didattico. Per i danzatori è molto importante connettersi alla musica e capirne qualcosa, e poi come strumento di produzione artistica, l'improvvisazione e la modularità. E c'è un aspetto fondamentale, senza il quale tutti questi aspetti non funzionano. C'è la condivisione delle strategie. C'è tutte le persone che sono chiamate ad una responsabilità di trasmissione, fanno parte di un team e ognuno sa quello che fa quello accanto. Quindi si lavora in maniera sinergica e procediamo sempre facendo di queste domande: perché lo facciamo? Per chi lo stiamo facendo? Con chi lo dobbiamo fare? E come dobbiamo farlo? Abbiamo sviluppato quindi delle residenze tematiche. La prima è stata coreutica 10 anni fa ed è incentrata appunto sulla danza. E durante questi anni di progetto Nuova Generazione Trad abbiamo sviluppato Voce in Ascolto, che nasce da un processo già in atto, quindi non abbiamo deciso di creare qualcosa di alternativo, ma di inglobare un processo. Voce in Ascolto è un progetto di Davide Ambrogio, che ha portato un forte contributo a questo percorso. Poi abbiamo lavorato a In Orbita, con un obiettivo che molti di voi sanno bene, cioè ogni residenza ha avuto un obiettivo specifico. Ad esempio, per In Orbita era creare la comunità di chi si occupa di tamburi a cornice in Italia. E Foltronica
è proprio l'espressione massima dei giovani che dopo una guida, un processo guidato, riescono a esprimere artisticamente con delle produzioni quello che è il loro rapporto con il patrimonio. La dimensione circolare è la dimensione necessaria, quindi le file, ho scritto qui, le file di un coro si sono sciolte e rimpostate nel cerchio di voci in ascolto. I concerti di piazza sono diventate le ronde di coreutiche. La frontalità di una lezione si è trasformata nella circolarità di una tavola rotonda in orbita. L'informalità è stato lo strumento che ci ha permesso di connetterci velocemente con le nuove generazioni. Come abbiamo sviluppato il nuovo sistema di trasmissione? Diversificando le modalità didattiche, tenendo come riferimento i dispositivi di trasmissione informale legati alla cultura tradizionale, le ronde, la rota, le feste, affiancandoli alle modalità dei laboratori collettivi formativi e di produzione, i concerti, i talk, le assemblee, dando priorità all'ascolto delle esigenze dei più giovani, nel contempo, naturalmente, valorizzando le esperienze consolidate. La rete dei giacimenti di cultura tradizionale, questo è un nome che vuole indicare una possibilità che creiamo, così come succede anche con il conservatorio, di andare nei luoghi quando accade qualcosa di interessante che è legato al patrimonio. E quindi abbiamo fornito degli strumenti per farlo. Ad esempio, abbiamo sviluppato una serie di call che hanno permesso a giovani under 35 di partecipare, ad esempio, a questo, ma come a tutte le altre attività. Come le call ci sono altri strumenti che abbiamo usato e formulato anche insieme al conservatorio, ad esempio i tirocini. Quindi chi affronta un percorso del genere, ma anche chi non viene dal Dipartimento di Musica Tradizionale, può affrontare un percorso con noi. Quindi l'obiettivo è quello di abbassare la soglia di accesso, fare in modo che siano sempre più giovani quelli che affrontano un percorso di consapevolezza maggiore. E quindi favorire un nuovo protagonismo vuol dire che abbiamo curato l'equilibrio tra l'ascolto e la partecipazione attiva, dando voce e responsabilità alle ragazze e ai ragazzi nelle assemblee e nei talk, che spesse volte hanno sostituito la forma dei convegni. Ad esempio durante le residenze, oppure un'assemblea Tradizione Vuole, che indagava proprio il tema della filiera e altri focus sulle tradizioni. Così abbiamo messo i giovani al centro in un dialogo costante tra generazioni e competenze. Ora, qua il tema è anche un altro: arrivare dove il nostro patrimonio non ha possibilità di arrivare. Quindi abbiamo rivolto lo sguardo oltre le comunità dei soliti interessati. Quindi abbiamo aperto in generale ai conservatori, alle community di musica elettronica, ad associazioni, autodidatti, appassionati, stimolando il confronto tra esperienze differenti. La partecipazione che abbiamo registrato e anche l'entusiasmo ci ha confermato che quel suono antico attrae i giovani come fosse nuovo, perché è nuovo per loro. E la dimensione circolare assolutamente è stata utilissima. Questo sistema, avvicinare i giovani e stimolarli, vuol dire connettere processi di formazione con processi di produzione. Ad esempio, quello che mi sono inventato l'anno scorso è stato di creare uno strumento che comprendono i giovani, cioè le librerie, e i producer vanno alla ricerca di librerie per cercare suoni, per comporre le loro opere. Bene, questo processo, operato naturalmente sul mio patrimonio, è stato open source, quindi ho messo a disposizione registrazioni della mia prozia, di mio padre, di mia madre, e l'ho data in pasto, ora, con la promessa di rivederci nella residenza successiva, quindi non lasciarli mai da soli. Non è dare un patrimonio e non averne più cura. Avere cura vuol dire che poi quell'azione deve corrispondere ad un'azione in prossimità. Abbiamo legato i processi formativi con quelli di produzione, come dicevo, e questo ha permesso il confronto artistico, l'applicazione delle conoscenze acquisite in un sistema trasversale che rinsalda il rapporto tra musica e danza, sia come strumenti formativi, come dicevo, che come produzione artistica. Ad esempio, Foltronica è un processo formativo in atto e Controra è un progetto
che abbiamo sviluppato con il danzatore Andrea De Siena. E i vecchi giovani, io faccio parte dei vecchi giovani, in questa nuova dimensione, i vecchi giovani, con diverse competenze trasversali acquisite negli anni, sono chiamati a responsabilizzarsi e riposizionarsi in nuovi ruoli utili, meno egoriferiti, a favore di un processo collettivo di trasmissione e di coinvolgimento di una generazione altra. Quindi lo schema, come vi dicevo, non ci sono insegnanti ma ci sono tutor, poi affiancati o che a volte coincidono con docenti esperti, musicisti, danzatori, studiosi, professionisti nella produzione. Poi ci sono, anche in questo caso, a volte coincidono, a volte no, dei professionisti preparati a tradurre il linguaggio del corpo e le tecniche esecutive che si vanno a vedere nelle varie occasioni. Non è un qualcosa facile da individuare, altrimenti poi il rischio qual è? Che si va a imitare male quello che vado a vedere. E naturalmente poi i maestri di tradizione. E qui possiamo trovare la signora di 80 anni e la ragazza di 20 anni. Ecco, oggi è già domani. Le risorse per la tutela, la produzione e una nuova trasmissione, a partire da, ad esempio, esperimenti come la libreria, c'è questo progetto di dottorato che va ad incrociare e si vuole alimentare dei risultati della World Music Academy e di tutto quello che accade a partire dal Conservatorio Tchaikovsky, per poi allargarsi, ad esempio, già a questa comunità. Un processo del genere non può essere individuale, deve essere collettivo, è necessario. Insieme al Conservatorio Tchaikovsky, all'Università Vanvitelli, all'Università della Calabria, la sfida che ci siamo posti come progetto, innanzitutto è quello di capire come lo sviluppo tecnologico accompagna o coincide con lo sviluppo culturale, con l'evoluzione culturale, perché questo, come dire, pare sia opposto, no? Ad uno sviluppo tecnologico corrisponde non certo uno sviluppo culturale. Allora, il progetto utopico, quindi noi tendiamo all'utopia, tendendo all'utopia sicuramente raggiungeremo degli obiettivi molto importanti, è quello di realizzare una piattaforma che faciliti l'accesso al patrimonio, che guidi nella formazione, che stimoli ricerca e produzione e che rivoluzioni il sistema di tutela del patrimonio collettivo. Questo per me è un aspetto molto importante per tanti, e generi e ridistribuisca valore economico e artistico. Questa è una sfida enorme, vuol dire cambiare le regole. C'è un tema enorme che riguarda la relazione tra il diritto d'autore e la tutela di un bene che è collettivo. Come si può redistribuire? C'è un piano, però in realtà ha bisogno di essere condiviso. Non ho tempo per esplicitarlo in questo momento, però diciamo siamo a disposizione assolutamente per organizzare anche degli scambi fruttuosi. È un tema anzi da approfondire specificamente, separatamente. Esattamente. Quindi noi quello che siamo riusciti a fare non è poco, non è neanche tanto, si può fare molto di più, però nella World Music Academy la visione, l'attenzione a delle necessità reali, l'approccio trasversale e la cura dei processi e delle persone hanno favorito la partecipazione sentita di una comunità plurale, fatta di donne, uomini, ragazze e ragazzi, che si riconoscono in un manifesto artistico e umano. Quindi se la formazione può essere la soluzione, ad esempio a quell'analisi che abbiamo fatto sulla filiera, c'è bisogno di un modello nuovo di trasmissione che sia condiviso, che risponda a esigenze contemporanee e che usi strumenti attuali, superando le abitudini di una formazione accademica tradizionale. Quindi guardiamo oltre il nostro naso, sviluppiamola questa rete italiana e internazionale, tra istituzioni, centri di formazione come il nostro, non siamo i soli, festival, etichette discografiche, aggiamo sentendoci un pezzo importante della filiera, probabilmente il fondamentale, quello fondamentale, valorizzando i percorsi virtuosi esistenti e considerandoci complementari, in azioni che possano essere formalizzate, così da pesare di più. Queste 3 domande non le ho formulate io, le ho raccolte, diciamo, visto che, come vi ho detto, la World Music Academy è un'esperienza plurale, quindi le domande che sono state poste in realtà le abbiamo ritrovate anche in altri interventi. La tradizione può diventare un'occasione per innovare in generale la didattica musicale nei conservatori italiani?
a partire appunto da quella riflessione sull'oralità, la danza, che dovrebbe trovare secondo noi più spazio, l'informalità e l'approccio antropologico, l'attenzione che noi fortunatamente del Dipartimento di Musiche Tradizionali abbiamo. Grazie a te noi riusciamo a vedere qualcosa che forse altri non vedono in altri dipartimenti. È una grande occasione. Quanto il conservatorio può dare alle tradizioni e quanto toglie? Possiamo fidarci e affidarvi i nostri giovani, quelli che curiamo in un certo modo? Cioè, dopo l'esperienza di quest'anno, siete nella posizione di poter definire meglio i criteri per stabilire cosa insegnare, come farlo e chi dovrebbe farlo per farlo al meglio? Terza domanda e ultima. Cosa succederà quando il bacino dei fortemente interessati alle tradizioni si sarà esaurito? Non sarebbe quindi il caso di elaborare insieme e fin da ora strategie di ingaggio condivise di altre community per evitare un triste epilogo? Il consiglio è quello che a me è stato dato tanto tempo fa, proprio dall'ammiraglio Fadda, quando stavo iniziando a sviluppare i miei processi, intento a farlo al meglio, tenendo il livello sempre alto. E lui mi disse: date retta ai giovani. Io è quello che chiedo anche a voi, rispetto a qualsiasi sviluppo, create degli strumenti perché con i giovani si possano articolare i piani didattici, le attività, le modalità.